Giulio, hai i capelli un po' perché... Oggi me li vado a tagliare. Esatto, no, abbiamo ripetuto varie volte questa introduzione. Vediamo se questa è la volta buona. Questa è la volta buona. Technics SC-CX700. Diffusori wireless. Wireless, diffusori... No, neanche, sì, possono essere wireless ma possono anche essere cablati, ma fondamentalmente un sistema all-in-one contenuto in questi diffusori. Quindi tutta questa roba che vedete qua, ad eccezione del giradischi che sta lì dietro di te, poteva tranquillamente essere omessa e infatti è spenta. Perfetto, allora, color terracotta, questa versione con una rifinitura simile al Alcantara che mi ricorda la Y10, che i vecchietti come noi sicuramente ricorderanno molto bene. Ci sono piaciute, vanno bene, chi lo sa. Subscribe, campanella, tra poco, ciao! Ciao! Hanno già vinto nella nostra personale classifica un primo premio 10-0 per la più bella applicazione su telefono, smart device, quello che sia, per il controllo di questi diffusori. Sì. È un'applicazione fatta veramente bene, ma proprio bene, bene, che meglio non si può. Veloce e immediata, comprensibile, traduzione italiana fatta perfettamente e con una quantità di funzionalità enorme, ma tutte, come dire, molto ben spiegate. Sì. Complimenti. Quindi chiunque è in grado di poter gestire qualsiasi regolazione in modo estremamente intuitivo, anche chi ci capisce molto poco, perché poi di fatto possiamo fare dei prodotti anche complicatissimi, granulari, molto particolari da settare, ma se poi non rendiamo tutto questo fruibile, che l'abbiamo fatto a fare? Esattamente. Allora, io ne dico una di funzionalità, poi dopo, tanto sono talmente tante che facciamo una. Probabilmente non ce la facciamo a dirle No, tutte. infatti, allora c'è un bellissimo sistema di controllo della equalizzazione ambientale, quindi un DSP, che funziona in modalità doppia, ovvero, sempre pilotato dall'app, c'è una modalità in cui i due diffusori emettono un suono, ma il diffusore principale, essendo munito di un microfono, fa una serie di ragionamenti, quindi i diffusori emettono, quello riceve, fa una serie di ragionamenti e fa una prima taratura del sistema in relazione all'ambiente. Poi c'è un secondo passaggio che invece lo si fa dal punto di ascolto, sempre con il telefonino. Tra l'altro lo state vedendo, c'è un bellissimo view meter sul display del telefono, che fa un ulteriore passaggio di regolazione in funzione del punto di ascolto in cui state. Al primo giro che abbiamo fatto ha funzionato con una regolazione che non è che proprio ci aveva convinto particolarmente, insomma era un po' carente in gamma medio-bassa e bassa. L'abbiamo rifatta, non so cosa è cambiato, ma comunque al secondo giro devo dire ottima prestazione. Ma non è finita qui, perché si può anche scegliere di non utilizzare questo tipo di calibrazione, di utilizzare delle calibrazioni prefabbricate, passatemi il termine, e addirittura si può scegliere, siccome c'è in aria libera come sono queste, c'è attaccate al muro, c'è attaccate alla parete, sulla mensola, si può scegliere se una cassa deve andare in un modo e una cassa deve andare in un altro, e quindi immagino delle installazioni casalinghe dove una cassa sono riuscito a metterla sulla libreria, l'altra sono riuscito a metterla sullo stand. Io riesco a fare una calibrazione diversa secondo il tipo di installazione. E guardate che è come dire, un bagno di umiltà che hanno fatto questi signori della Technics, fantastico, perché poi un prodotto di questo genere, che è destinato a un mercato consumer, no a quello dell'audiofilo impallinato al quale talvolta noi ci rivolgiamo, è molto probabile che appunto una cassa stia vicino alla porta, una cassa stia infilata dentro la libreria, che è una cosa che a noi audiofili ci fa inorridire, ma nella vita reale le cose vanno così. Sì, esattamente quindi così. gran bella idea. Esatto.
Doppia alimentazione perché sono due casse attive, quindi ognuna ha la sua presa di corrente e vanno attaccate alla corrente. Questa, in questo caso qui, che è quella, chiamiamola slave, quella secondaria, sul pannello posteriore, lo state vedendo adesso, c'ha soltanto una porta Ethernet con un cavo che si può non usare però, che si può non usare perché si può fare un collegamento wireless che va all'altro diffusore. I due diffusori diventano amici, si parlano, quello gli dice che cosa fare e questo lo fa. Quell'altro invece, e lo state vedendo in questo momento, ha tutta la serie degli ingressi. Tutta la serie degli ingressi con sopra, e lo state vedendo in questo istante, 4 bottoni che servono per l'accensione, il secondo per il muting, poi ci sono 2 pulsanti più o meno per il volume e poi c'è tutta una serie di LED che attestano normalmente l'ingresso selezionato, oppure per esempio se c'è la software update che noi abbiamo fatto subito come le abbiamo collegate, una barra di progressione. La software update dura un po', quindi dovete avere pazienza, una progressione finché la software update non è finita. Pannello posteriore che oltre ai soliti ingressi, l'USB non è USB-B ma è USB-C, ha una particolarità che credo non abbia nessuna cassa di questo tipo, cioè l'ingresso fono. Il che allora mi ha fatto pensare che questa deve stare relativamente vicino a un giradischi, perché non si possono fare cavi del giradischi troppo lunghi perché il segnale veicolato dal giradischi è di livello molto basso e quindi non possiamo eccedere normalmente i 2 metri più o meno. Inoltre aumenta la capacità all'aumentare della lunghezza del cavo, per cui finisci con il caricare la povera testina con un carico capacitivo troppo grosso. Esatto, comunque insomma noi ce l'abbimo collegato, abbiamo avuto una buona se non ottima soddisfazione. Immagino che queste casse possano essere appoggiate a un ripiano o a un mobile dove c'è il giradischi accanto e quindi ce lo colleghi. Cosa interessante, il subwoofer. Esatto. Non c'è scritto, almeno noi non l'abbiamo trovato, io l'ho cercato un po', qual è la frequenza di taglio, per cui e se sia gestibile, cioè se sia poi dall'app non sembra gestibile, quindi probabilmente farà un taglio intorno agli 80 Hz, probabilmente sarà quello solito. Vogliamo dire qualcosa sulle splendide rifiniture, su questo eccezionale colore terracotta? Allora, questo colore terracotta, io lo ammetto, è piuttosto particolare e probabilmente non è proprio di facile inserimento in un ambiente. No. Detto questo però non è brutto, assolutamente. No. E questo tessutino, immaginate l'Alcantara, può piacere o non piacere, insomma è questo. Le si possono avere, oltre a questo colore, in grigio, non so se grigio chiaro o grigio scuro, grigio medio e nero, forse nero è quella diciamo più... Naturalmente c'è il tappo, la griglia di protezione, sono piuttosto piccoline, sotto c'è la porta del bus reflex e poi qui davanti ci sono 2 piccoli LED di stato che segnalano lo stato di funzionamento del diffusore. Esatto, il driver è un coassiale 15 cm il woofer, 1,9 cm il tweeter. Il woofer non è da 15 cm perché 15 cm, come poi abbiamo scoperto, è la dichiarazione diametro esterno. Il massimo diametro esterno è un 12, forse 13 cm, con una multiamplificazione attiva, 60 watt il woofer e credo 40 watt il tweeter. Però ti faccio una domanda, Giulio. Secondo te le leggi della fisica sono ancora attuali, sono ancora utilizzate o no? Perché mi faccio una domanda? Come mai il diffusore assorbe 40 watt acceso e poi può emettere una potenza massima di 100 watt? Perché siccome sulle specifiche c'è scritto che assorbe 40 watt acceso e meno di mezzo watt in stand-by, come poi sono le normative, bravo, europee,
E quindi se poi la potenza dichiarata dalla singola cassa è 100 watt totali, c'è qualcosa che C'è non va. qualcosa che non torna. Forse sono le casse dal moto perpetuo, chi lo sa? Non lo so. Quindi secondo me non sono 100 watt, sono meno, però comunque non ci hanno dato alcun problema di pressione sonora, soprattutto rispetto alle dimensioni. Qua sopra io vedo che c'è una serie di feritoie e immagino che siano per la ventilazione, tant'è che un minimo calore qui esce della ventilazione del modulo, dei due moduli di amplificazione che evidentemente dissipano un po' di calore verso l'alto. La parte superiore è di plastica, ma nello smontaggio non aspettatevi gran cosa, perché effettivamente le abbiamo tentate tutte, ma sono veramente molto criptiche queste casse. Però abbiamo visto che il cabinet è in legno. Il cabinet è in legno e ha una struttura interna solo per l'elettronica, che è quella che vedremo, e un'altra solamente per l'altoparlante. Tra l'altro l'altoparlante ha una struttura molto particolare perché ha le 4 viti di fissaggio posteriori. Quindi io veramente non lo so, perché ho provato a smontare, però poi il rispetto per chi ci ha dato le casse non mi ha permesso di andare troppo avanti. Il rischio è che sarebbe stato uno smontaggio forse distruttivo. Quindi. Non distruttivo, ma non mi va di restituire le cose anche con un minimo, ci stiamo attentissimi, e quindi vi accontenterete di vedere. Una cosa molto importante, Giulio, queste casse, come del resto buona parte delle casse wireless, hanno un DSP che ha memorizzato le caratteristiche dell'altoparlante. Sì. E quindi secondo il file suonato, secondo la musica e secondo le caratteristiche, ripeto, dell'altoparlante, fa in modo che venga applicata una curva di equalizzazione che faccia suonare al meglio possibile l'altoparlante. E questo oggetto ha un nome specifico? Non c'ha un nome specifico, il nome specifico ce l'ha il processore Ieno, che sarà un nome interno di Technics. Sarà un nome interno di Technics, per il quale ci hanno anche fatto un cheat, tra l'altro, vedete scorrere in sovraimpressione, e che invece serve per la migliore sincronizzazione dei due diffusori fra di loro. Ok. Mi pare che abbiamo detto tutto. Forse l'unica cosa che si può dire è che sono piuttosto piccoline. Sì. Allora, il prezzo è 2.500 euro. Sono concorrenti con le KEF e sono concorrenti con le LS50, diciamo. Sì. Bravo, sono concorrenti con le Triangle, con le Capella, e sono concorrenti con qualche altro prodotto di questo tipo. Quindi un diffusore wireless con lo streamer interno di fascia alta, se vogliamo, rispetto alle dimensioni, no? Assolutamente. Volevo, mi è venuto in mente adesso, nell'ambito della app, e quindi c'è la sezione che state vedendo adesso delle server musicali disponibili, evidentemente è conforme al protocollo UPnP DLNA, tant'è che vengono immediatamente riconosciuti i 2 NAS che si trovano nella server room, che servono con minim server su quel protocollo là, e quindi immediatamente vengono riconosciuti. E a proposito di questo, giusto, hai fatto benissimo a introdurre l'argomento prima dello sventramento, perché sono room compliant, direttamente room compliant, e poi sono Chromecast e AirPlay 2, quindi è impossibile, oltre al Bluetooth che ti piace tanto, quindi è impossibile non trovarle in qualche modo, non farle suonare, è totalmente impossibile. Tra l'altro c'è una spigolatura interessante, non lo sappiamo perché, qualcuno forse di voi lo sa. Noi, come l'abbiamo collegata, hanno cominciato a suonare una radio jazz, giusto? Radio popolare sezione jazz. Sezione jazz, sia prima della software update che dopo. Non lo so se poi è forse Io ho l'impressione che magari chi le ha provate prima di noi le ha lasciate settate in modalità net e in modalità radio. Queste si sono tenute in mente che stavano suonando Radio Popolare, e appena abbiamo attaccato però ci ha fatto piacere. Ci ha fatto piacere, sì, perché poi talvolta capita che con questi dispositivi
molto informatici, prima di riuscire a fargli emettere un suono, ne passa. Sì. Qua abbiamo attaccato il cavo di rete, Ci ha preso un colpo, sembrava quasi che era... L'hai fatto tu? No, l'ho fatto io. Va bene, allora, allo sventramento, ciao, a tra poco. Ciao. Allora Giulio, non siamo riusciti a sventrare molto perché è una cassa che sembra una scatola cinese o le matriosche russe, diciamo, un po' particolare, un po' difficile, però possiamo far vedere intanto il driver, l'altoparlante. Io mi metto gli occhiali, Sì. lo facciamo vedere da fuori perché da dentro non siamo riusciti a smontarlo. Membrana in alluminio, ci sei? Sì. Membrana in alluminio, facciamo vedere la lunga escursione con una sospensione in gomma che non è fatta come le solite sospensioni a semionda, ma è fatta, è piatta, È vedi? piatta. È piatta. E qui però si può vedere il corpo del tweeter che è caricato a tromba. Con l'ogiva davanti ed è caricato a tromba. Sì. Esatto, è caricato a tromba con questa particolare forma che fa sì che il centro di emissione sia leggermente avanzato rispetto alla cupola reale, in modo da non avere problemi temporali. Sì, accordo in bassa reflex, Sì. anche questo con questa sorta di caricamento a tromba. Sento che gira, quindi sicuramente si piega Sì. e va sopra. Sì, lo si intuisce anche guardandolo effettivamente. Esatto. Pannello posteriore, che magari è forse una delle cose su cui c'è più da dire, immagino. Sì, però vieni un attimo sì. qui perché volevo far vedere il buco per il microfono. È vero, perché c'hanno un microfonino a bordo. Hanno il microfono a bordo, l'abbiamo detto in descrizione, che serve per calibrare bla bla bla. Le scritte sono capacitive, quindi sono dei bottoni in realtà, anche se non lo si vede, se uno passa il ditino lì sopra attiva i vari ingressi. Sì, sì, esatto. E abbiamo net, Bluetooth, Ottico, HDMI, USB, AUX e il fono. più e meno del volume, un muting e Accensione. Adesso giro e questo lo abbiamo aperto. Qui dietro ci siamo arrivati. Vediamo il pannello intanto così. Sì, allora lo metto così, Quindi questa è l'assegnazione sinistro o destro secondo dove si mette la cassa. L'uscita per il subwoofer, il PS Link che sarebbe il cavo che serve per collegare. Se si vuole collegare si ha una risoluzione massima 24-192 senza cavo e quindi wireless, con l'altra cassa 24-96. Tant'è che c'è il bottoncino qui che è PS Connect, quindi c'è Link e Connect, quindi nell'un caso è cablato, nell'altro caso è wireless. Poi HDMI con sì, HDMI, se hai no quello ragione, lì si arrabbia a te dire le orecchie. con audio return channel, quindi Sì. vuol dire che questo è un ingresso audio che prende il segnale dal televisore. L'USB-C, Che mi ha fatto diventare pazzo per trovare il cavo per collegarlo al Raspberry. però cosa sensata in un pannello così piccolo. La LAN, l'ingresso ottico e un ingresso AUX su mini jack da 3,5 e l'ingresso fono con la vite di massa. Giustamente lui le mette all'interno della cornicetta analogica, ci mette pure un AUX Esattamente. che verrà digitalizzato. Esatto. Va bene, Ingresso a 220 e questa è. perfetto. Saliamo sopra. Saliamo sopra, adesso la sposto, corichi, però, sì. la corico. Ecco qua. E qua entriamo in un territorio un po' di misteri, diciamo così. Esatto, allora vediamo prima di tutto il mobile in MDF. E questo a testimonianza che sono quindi in legno. In legno, questa Per è... tacitare tutti quelli che diranno sono di plastica. No, non sono di plastica. Questa che sembra una specie di Alcantara, perché abbiamo poi scoperto, me l'hai detto tu Giulio, che Alcantara non si può dire. No, è un marchio diciamo che ha tutti quanti i diritti riservati, per cui magari in Alcantara questi signori hanno acquisito i diritti per poterlo utilizzare, non lo so. No, ma tanto sulle spiegazioni non c'è scritto. Non c'è scritto, Alcantara, allora è probabile che sia una cosa simile. simile. Quindi qua possiamo vedere il contenitore solamente per l'elettronica, perché questo è separato, quindi c'è il contenitore solamente per l'elettronica, uno strato di legno e poi la parte acustica. Sì.
Quindi alimentatore multiuscita, molto robusto. È enorme. Eh sì, estremamente robusto. Questo tira fuori l'alimentazione per la parte di streaming, e questa alimentazione qui, no, questo è l'ingresso a 220. Questa è alimentazione per la parte di streaming, e qui invece abbiamo il connettore che va all'amplificatore audio, possiamo vedere. Ok, sì. Ok. Poi tutta la parte di qua è la parte di streaming, ok? Quindi parte digitale con la letta di raffreddamento per il processore. Qui sotto c'è, eccolo qua. Questo chip quadratone che vedo qui grande ci dice niente? Niente, assolutamente. No, sì, c'è una sigla, ma non ci dice niente. Non No, ci è dice veramente un apparecchio criptico da questo punto di vista, Sì. Cioè lo sventramento ci sta veramente mettendo a dura prova, perché boh, Tra l'altro c'è anche un'altra sezione di alimentazione qua sotto. Ah no, questa sai cos'è, Giulio? Questa qui sotto è la sezione di potenza. Questi sono i due stati finali. E infatti qui abbiamo l'uscita positivo e negativo che mi aveva tratto in inganno di alimentazione. Questa è di potenza. tra l'altro Questa dove qua. hai tu il dito, io qua vedo un rosso, togli il dito? Sì. Si vedono dei rosso-nero che potrebbero Sì, essere quelli vanno legali all'altoparlante. ai driver. Sì, quelli vanno ai driver. Quindi qui sotto c'è l'amplificazione di potenza e tutta la gestione del segnale analogico che passerà poi all'amplificazione, e qui sopra c'è tutta la parte di streaming. E Supponiamo, Sì, scusami, che prego. l'altra invece, la cassa slave, sia sostanzialmente la stessa cosa, ma priva di tutta la parte di ingressi, ingresso bravo, che infatti è questo stampato che c'è qua sotto. Sì, Esatto. vabbè, è diciamo relativamente chiaro almeno come schema a blocchi, poi come Poi, è fatto certo. ogni singolo blocco. C'è da dire che la realizzazione è classica di un prodotto giapponese. Perfetta. Di Technics Sì, in particolare, perfetta, perché assolutamente perfetta. Guardate quanto è spesso il metallo, anche solo che tiene il pannelletto posteriore, perché questo lo potevano fare molto più sottile, non sarebbe successo niente. È estremamente robusta, quindi è una costruzione molto molto accurata e che sicuramente durerà nel tempo. Eccomi, andiamo all'ascolto. L'ascolto, già ve lo diciamo, sarà molto interessante. Ciao. ciao ciao. Convincono. Sì, convincono per diversi motivi, sì, per parecchi motivi. Ora ti chiedo, Chiedimi, che tu sì. che sei più attenta alle questioni generali di mercato, Sì. questi diffusori all-in-one, che quindi costituiscono un impianto autonomo, di cui queste Technics sono delle eccellenti rappresentanti, come le consideri? Le consideri una soluzione di ripiego? Le consideri invece una soluzione che può fare la felicità di qualcuno? Allora, secondo me l'audiofilo di lungo corso Sì, probabilmente arriccia il naso e non è contento di questo tipo di soluzioni. Quindi questo mercato è nato e sta avendo un certo successo grazie a audiofili nuovi, audiofili diversi, che vogliono un ascolto di qualità, ma che non vogliono tutto quello che significa l'amplificatore, la sorgente, e quindi mettono queste casse. Tra l'altro ci siamo dimenticati di dire nella descrizione, ma l'abbiamo detto nello sventramento, che c'è anche l'ingresso HDMI ARC, quindi possono fungere anche come una sorta di soundbar, e infatti proprio da questo motivo, probabilmente, per come la vedo io, viene fuori questo discorso di all-in-one, perché le soundbar moderne, attuali, hanno una qualità molto molto modesta, i televisori che si cerca di fare sempre più slim proprio per questioni fisiche non possono avere dentro degli altoparlanti che danno soddisfazione, per cui magari, ecco, a me piacciono gli OLED, un TV 75 pollici, 65 pollici OLED bellissimo, si vede benissimo, ma poi se non ci metti sotto qualcosa di audio soddisfacente finisce per essere una bellissima immagine, una bellissima cartolina, ma che poi non soddisfa dal punto di vista del suono. Quindi tutte queste
tutti questi prodotti con ingresso HDMI ma anche con ottico coassiale, poi insomma dipende dal tipo di prodotto, vanno anche un po' appresso a questo tipo di esigenza e quindi dicono: io ti do l'ingresso per il TV e tutta una serie di ingressi analogici, network e Bluetooth, in modo che tu quelle casse le utilizzi anche per sentire la musica. E questa considerazione da cosa è nata? Leggevo un articolo qualche tempo fa, dal fatto che buona parte delle persone con la soundbar sentono la musica in casa col Bluetooth e la soundbar. Ok? Quindi i costruttori si sono detti: piuttosto di questo facciamo un prodotto che fa la stessa cosa, ma lo fa in un modo molto molto più. Poi mi viene da fare un'altra considerazione, per la quale ti chiedo aiuto. Technics non è mai stato un marchio ben visto per i diffusori. Technics è più giradischi, sì, no? giradischi, Technics, amplificazione. affermarsi Technics come prodotto all-in-one diffusori non è una cosa facile, No. è una strada abbastanza in salita. Devo dire però che il prodotto è giapponese, cioè si vede che è fatto da persone che hanno curato nei minimi dettagli qualsiasi cosa e quindi diventa un prodotto molto bello con un eccellente ascolto, che però secondo me ha una sola difficoltà davanti: le KEF LS50, che attualmente sono il diffusore all-in-one più venduto che c'è, che ha un suono completamente diverso da questo, ma diverso non vuol dire migliore o peggiore, vuol dire diverso. Certo è che KEF ha lavorato tanto su quel particolare settore e, parliamoci chiaro, è un'azienda che fa casse. E quindi gli è più semplice. Nell'ambito delle nostre prove noi potremmo anche dire che un altro competitor è JBL con quelle due che abbiamo provato. Le 4305 o le 4329. Secondo me il limite per l'audiofilo è che questi sono sistemi chiusi. Quindi l'audiofilo che si diverte a cambiare il cavo, si diverte a cambiare il componente, è chiaro che quel gioco qui non lo può fare. Questo le prendi dalla scatola, le attacchi, te le godi e finisce lì. Ovviamente questa può essere invece una carta vincente per il non audiofilo, per l'ascoltatore, chiamiamolo casuale, o per l'ascoltatore che non ha la passione per l'audio ma semplicemente vuole ascoltarsi la musica in una maniera pratica, semplice e appagante a casa, e quindi questa categoria di prodotti funziona molto bene. Da questo punto di vista direi che non c'è alcun dubbio. Dal punto di vista squisitamente sonico, mi ha colpito abbastanza il fatto di quanto questi diffusori siano dipendenti dalla calibrazione che se ne fa attraverso il DSP. Mi spiego: il diffusore, come abbiamo accennato prima, esce, grazie alla sua sofisticata app, con una sorta di sistema di autocalibrazione che lavora in relazione alla dimensione e alla morfologia della stanza e anche della posizione di ascolto. Lo si può utilizzare, si può anche non utilizzarlo, si possono utilizzare in una modalità, chiamiamola flat, che tendenzialmente io sconsiglierei, perché invece ci sono dei preset strepitosi che ti dicono diffusore in aria libera, diffusore addossato al muro, alla parete laterale, uno in una modalità diversa rispetto all'altro. Quindi li si può in qualche maniera agevolare nel funzionamento. Perché torno su questo discorso? Perché effettivamente questo passaggio è un passaggio che è necessario fare per poter spremere il meglio che questi diffusori riescono a dare. E naturalmente è un diffusore che, uscito dalla scatola, funziona in una maniera standard, né bene né male, però noi abbiamo visto che lavorandoci un pochino con questi aggiustamenti, anche con quello tutto automatico più sofisticato con il DSP, migliorano qualitativamente molto. Certo, secondo me c'è una differenza sostanziale rispetto ad esempio alle KEF.
mentre le KEF in qualche maniera, forse anche un po' ingannandoti, ti facevano sentire un basso che tu dicevi, perbacco. Una sorta di effetto loudness che hanno... Una sorta di effetto loudness, chiamiamola così, e quasi ti veniva da dire, ma come fanno dei diffusori così piccoli a tirare fuori una gamma bassa così bella, grande, impattante? Queste no. E forse questo va dato atto al progettista o ai progettisti di aver fatto un'operazione piuttosto di onestà intellettuale. C'è un bellissimo interruttore sulla app subwoofer, a quel punto ti prendi un subwoofer e hai una gamma bassa non simulata ma vera. Anche perché la coperta è quella, quindi se la gamma bassa è simulata con una sorta di effetto loudness, quando alzi poco di più il volume, a un certo punto la coperta ti scopre i piedi. Sì. Tutto questo quindi per dire cosa? Che al di là di un godibilissimo ascolto che abbiamo fatto con questi diffusori, il retropensiero di dire certo però se ci fosse un sub, comunque noi tocca un sub ce lo prendiamo per qui. Sì. Perché se no ogni volta ricominciamo con questa cosa. Un subetto toccherebbe prendercelo come oggetto di completamento del nostro equipaggiamento. Ecco, io credo che questi diffusori qui un sub se lo meritino. Sì, e devo dire proprio rispetto alle KEF che le KEF le ho trovate un po' più scure, soprattutto sull'alto, queste le ho trovate frizzanti, pure troppo frizzanti. Esatto, stavo per dire questo, esatto. Forse anche leggermente sbilanciate in quel senso, cioè un po' troppo esuberanti sulla gamma media. Ad esempio prima stavamo sentendo un pianoforte e una voce, il pianoforte sembrava più uno di quei piano elettrici che simulano il pianoforte che non un vero pianoforte. Mancava tutto il corpo, tutto il registro, tutti gli armonici della sezione bassa. E quindi sì, io credo che un sub riequilibrerebbe il tutto. Però poi torniamo al discorso della domanda che ti ho fatto inizialmente: a chi sono destinate? Forse sono destinate anche a un pubblico che magari di questo tipo di attenzioni un po' maniacali non se ne cura più di tanto. Sì, e poi c'è un'altra cosa da dire, che io ci abbinerei un subwoofer anche da 500 euro e quindi con una spesa totale intorno ai 3.000 euro e già migliora moltissimo la faccenda, cioè non c'è bisogno di spendere per un sub tanto di più, perché basta dare un po' di armonia alla parte grave e già la cosa... Chissà se lo fa Technics un sub. Questo non lo so. No, perché ad esempio la KEF per le LS50 ha proprio un subwoofer dedicato. Questo non lo so, insomma. Io qua ci vedrei benissimo il mio... Il Realty Zero. Sì. Sarebbe perfetto secondo me. Va bene, allora quindi ci sono piaciute tanto con i loro limiti, ma del resto ogni cosa ha i suoi limiti, anche una macchina high-end da 100.000 euro, anche per costare 100.000 euro. Ma certo, quello è già un limite, no? Però secondo me il concetto che io ci tengo a sottolineare è che qua non stiamo parlando di limiti, stiamo parlando di caratterizzazioni. Cioè sono, come posso dire, conseguenze del progetto o di quello che gli anglosassoni chiamano il brief progettuale. Certo. No? Cioè il progetto quali requisiti deve soddisfare? Soddisfa al meglio determinati requisiti, altri no. E quindi per forza, voglio dire, no? Non può essere un prodotto che va bene sempre e comunque. Per quello che è chiamato a fare in una situazione standard, secondo me sono perfette. Guarda, a me se mi chiedessero, e concludo con questa battuta in questa camera, se mi chiedessero un consiglio, io probabilmente, una persona normale, una persona come tante, io probabilmente gli consiglierei queste. Sì. Probabilmente sì, anche perché hanno dalla loro, lo ripetiamo per l'ennesima volta, una facilità di gestione con l'app che permette a chiunque di poter fare qualsiasi cosa e quindi diventa poi importante, non dico quanto il suono, ma molto importante, perché è la cosa che usi tutti i giorni. Tutti i giorni. Tutti i giorni. Ok?
Grazie. Subscribe, campanella, ciao ciao.